Il 4-0 racconta nell'arco dei 90 minuti bene quello che è stato l'atteggiamento della squadra. Sì, la squadra ha fatto subito bene, ha determinato subito montando addosso a questi avversari, andando a fare la partita di là e facendo girare la palla abbastanza con qualità. In alcuni momenti dopo l'1-0 si poteva velocizzare di più, si poteva andare ad essere un po' più tignosi, un po' più cattivi nel fare subito il secondo gol che permettesse di giocare con più tranquillità, però poi nel secondo tempo l'abbiamo fatto e quindi dopo il secondo e il terzo gol era giusto anche non andare a stuzzicare l'avversario, ma se venivano dovevano creare degli spazi per venirla a prendere, per cui a gestirla sulla linea difensiva e con i mediani come abbiamo fatto. Lopez ha cercato di cambiare molto in corsa, sembrava che facessero fatica a contenere qualsiasi tipo di manovra, però bisogna sottolineare che se ha fatto questo non è tanto per i demeriti dei suoi, ma per i meriti dei tuoi ragazzi. Sì, stasera hanno fatto una buona partita, no? Prima sentivo i commenti, dice nel secondo tempo domenica ha fatto, sì, l'ultima partita a Bergamo ha fatto bene, però è calata l'Atalanta. Stasera sì, ha fatto bene, però i Cagliari non hanno opposto grandissima resistenza, va bene così. Alberto? Buonasera mister, io ho due curiosità. La prima è relativa ad alcune vittorie che abbiamo fatto piuttosto larghe, un 5-0 con il Chievo, 5-0 con la Sampdoria, 3-0 con il Verona, 4-0 questa sera. Questa squadra ce l'ha dentro la possibilità anche di dilagare allora? Dilagare non è tanto importante, anche se poi è sempre bello, soprattutto per il pubblico e per i calciatori che fanno gol. L'essenziale è fare una partita attenta come hanno fatto stasera, cioè nonostante fossimo 3-0 non ha mai perso d'equilibrio e non ha concesso un tiro in porta all'avversario. Sì, io vado a far gol e la partita chiusa, però non ruzzo su niente, non scherzo su niente, non gioco su niente, voglio fare le cose seriamente in maniera professionale e non rischiare assolutamente di far riprendere confidenza all'avversario con la partita. L'altra invece riguarda la posizione di Caramò e Rafinha, nel senso che noi abbiamo visto proprio dati statistici a livello di posizioni medie, Rafinha venire molto dentro al campo, è stato molto vicino a Rafinha, anche questo è un modo diverso per attaccare. Questo è un po' quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, questo fatto di lasciare andare un po' più Cancelo, mentre D'Ambrosio, che è bravo più nella fase difensiva, a dare equilibrio e qualche volta ugualmente partire e fare il quarto di sinistra per andare a attaccare e fare dei bei cross come ha fatto stasera, oppure per andare poi a creare la fase difensiva da quarto di sinistra quando Ivan Perisic va a attaccare il terzino della squadra avversaria e D'Ambrosio di conseguenza prende l'esterno alle sue spalle. Grazie, mister. Buonasera mister, anch'io ho due curiosità. La prima, se questa è l'Inter che voleva vedere dopo 33 giornate di campionato. Sì, secondo me ultimamente stiamo crescendo e cominciamo ad avere una fisionomia che mi soddisfa di più. La seconda mister, esula dal campo, o meglio, è più una curiosità mia personale. Nel pre-partita abbiamo raccontato di lei in campo che ha raccolto qualcosa. Ci può dire che cosa ha raccolto dal campo? Era dello sporco che si vedeva da tutte le parti, era lì nel campo e non mi piaceva, perché il nostro stadio è la Scala del calcio, alla Scala non ci devono essere foglietti buttati qua e là. Bravo, giusto, ha fatto bene. Grazie, mister. Preoccupato un po' per le condizioni di Roberto, peccato, perché stava vivendo un buon momento di condizione. Ma a parte il momento di condizione è che con Brozzo ora facevano un reparto forte dove si compensavano l'un con l'altro e effettivamente lì hanno fatto vedere di soffrire con pochi avversari.